Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Se vi ricordate, tempo fa abbiamo fatto un'intervista a tema misto. Perché? Perché le due passioni principali dell'uomo sono sicuramente l'automobile e il calcio e durante il lockdown ci facemmo una chiacchierata in diretta su Instagram con l'admin della pagina 50 sfumature di bianco-rosso. Ci si chiedeva all'epoca, stiamo parlando di quasi 2 mesi fa, quando il popolo italiano sarebbe tornato ad ammirare le prestazioni dei calciatori in campo. E la prima data è arrivata perché il campionato riprenderà a brevissimo, ma già stasera e domani ci saranno le prime partite. Sono semifinali di Coppa Italia che si terranno alle 21 per quanto riguarda Juventus-Milan e alle 21 di domani per quanto riguarda Napoli-Inter, e noi abbiamo pensato ad un format perché vediamo spesso su Instagram, anche in TV, quando i calciatori vanno ad allenarsi, che sono anche loro appassionati come noi di automobili e anche, se vogliamo, fortunati possessori con dei portafogli molto spesso molto profondi. Quindi scusate, in questo video abbiamo deciso di portarvi alla scoperta delle supercar e auto di lusso dei calciatori della Serie A italiana. Chiaramente tanti di questi calciatori hanno delle collezioni di supercar clamorose, ma ci arriveremo con il tempo durante questo video. Voglio iniziare da un'auto molto interessante, secondo me una delle auto più riuscite dello scorso decennio. Sto parlando della Jaguar F-Type e del giocatore Stefano Sabelli, che quando giocava, adesso è un difensore del Brescia, ma quando giocava qui a Bari l'ho visto personalmente con una Jaguar F-Type S nera che era veramente clamorosa. E sempre restando in tema British, se vogliamo, c'è Marcelo Brozovic, il centrocampista croato dell'Inter, che su Instagram, sui social in generale, ha fatto bella mostra del suo nuovo SUV. Stiamo parlando di qualcosa di veramente poco umile, un mezzo nato praticamente per i calciatori, la Rolls-Royce Cullinan. Parliamo di un prezzo di partenza di 340.000 euro con infinite personalizzazioni, e chiaramente un'auto del genere ha scatenato i commenti simpatici dei suoi compagni di squadra. Spostandoci su un terreno un po' più italico, tanti calciatori sono fortunati possessori di auto del cavallino rampante. Leonardo Bonucci, ad esempio, il difensore della Juventus, tra le varie vetture del gruppo FCA, perché lo sappiamo, FCA e la Juventus sono legate indissolubilmente, è stato visto più che altro in passato a bordo di una F12 berlinetta by Ferrari, prima rossa e poi si presume wrappata in color nero opaco. Ci sono tante altre Ferrari nelle collezioni che vedremo a brevissimo, ma è anche il momento di parlare purtroppo di Ferrari che sono state sfortunate nelle mani dei calciatori. Sì, perché ci sono stati tanti incidenti con delle Ferrari come protagoniste. Penso ad esempio a Martin Caceres, il difensore uruguaiano della Fiorentina, che, non contento di una precedente esperienza in Porsche Cayenne, ha distrutto qualche tempo fa una Ferrari 458 Italia. Stessa sorte per un'altra Ferrari, per una F430 bianca, in un incidente in cui è rimasto coinvolto Valon Berami, il centrocampista svizzero del Genoa, che tra l'altro è possessore di una Ferrari 458 Italia, sicuramente più fortunata della sua 430. E come dimenticare l'incidente che ha visto protagonista Cristiano Ronaldo nel 2009 quando giocava nel Manchester, e le foto della sua 599 GTB distrutte in un tunnel fecero veramente il giro del mondo. Restando sempre in territorio italico, passando un po' ad un versante più bolognese, Sant'Agata Bolognese è la sede di Lamborghini, ci sono tanti calciatori innamorati di questo marchio. Penso a Stefano Sturaro, che è il centrocampista del Genoa e possiede una Huracan, per intenderci 5002 V10 da 610 cavalli e 4 ruote motrici. Qui però parliamo della prima versione, che era in commercio tra il 2014 e il 2018 in un color grigio opaco veramente tanto cattivo. Successivamente la vettura è stata sostituita dalla versione Evo e devo dire che è un'auto clamorosa, circa 210.000 euro di partenza per questa vettura. Una scelta praticamente identica anche per Isai, il difensore albanese del Napoli, che è stato visto molto spesso per le strade della città partenopea a bordo di questo toro scatenato. A gusti simili il terzino brasiliano della Roma Bruno Perez, che però diciamo che ha riservato un destino un po' più triste alla sua Huracan, per lui tra l'altro bianca. Il calciatore e la supercar sono stati infatti i protagonisti di un incidente più o meno alcolico, e ragazzi, qui mi raccomando, ora che si riprende a guidare dopo il lockdown, se avete bevuto non mettetevi assolutamente alla guida. Le supercar Lamborghini sono state scelte anche da Franck Ribéry, il centrocampista francese della Fiorentina, per lui rigorosamente V12. In passato infatti ha guidato una Aventador nera e una Aventador SV Roadster bianca, rispettivamente da 700 e 750 cavalli. Non solo supercar però, perché vi ho parlato della Rolls-Royce Cullinan di Brozovic, e Lamborghini ha prodotto recentemente un SUV, anche questo, se vogliamo, nell'immaginario collettivo un'auto veramente tanto da calciatori.
Infatti il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma è stato stregato dal Torre di Sant'Agata e si è regalato una Lamborghini Urus nera, stiamo parlando di un motore V8 da 650 cavalli e un prezzo di partenza di circa 210.000 euro. Resta sempre in territorio italiano ma sceglie il tridente Fabio Quagliarella, attualmente attaccante della Sampdoria, che quando giocava nella Juventus si regalò una bella Maserati Gran Turismo S, una coupé modenese con un V8 4007 da 440 cavalli, e tra l'altro vi invito a vedere il nostro test drive perché qualche tempo fa, a inizio anno, siamo stati fortunati abbastanza da poterne guidare una qui per le strade di Bari. Ve lo lascio qui in alto nelle schede. Sempre una Maserati Gran Turismo, stavolta bianca, per Mario Balotelli, che oggi è attaccante del Brescia e che oltre a questa Gran Turismo ha posseduto una bella varietà nella sua collezione. Parliamo di una Bentley Continental con un wrap camouflage, una Ferrari 458 Spider, Ferrari F12 berlinetta, una Nissan GT-R Nismo, un'auto veramente da nerd, chapeau a Mario Balotelli, ma anche una Lamborghini Aventador nera, una modesta Audi R8 che purtroppo è stata distrutta e recentemente una favolosa Giulia quadrifoglio rossa. Se quello di Mario Balotelli sembra praticamente il garage di un videogioco, Raja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, è stato visto in passato a Roma con delle auto un po' più sobrie, per dirvi sobrie, perché sono comunque delle auto AMG, Mercedes C63 grigio e una mastodontica G4x4 al quadrato, oltre chiaramente ad un'immancabile Ferrari FF nera. Purtroppo anche questa è distrutta, sembra praticamente una moda tra i calciatori quella di distruggere le auto di Maranello. Il suo collega centrocampista Nandes è stato visto anche lui alla guida di una Ferrari, ma ha scelto recentemente una stupenda McLaren 570S, color carta da zucchero con interni arancio, una combinazione veramente interessante, ma gli interisti non sono da meno. L'attaccante cileno dell'Inter Alexis Sanchez vanta tra i suoi bolli una Bentley Continental, una Lamborghini Huracan e un Audi R8. Bis di coupé nere invece per l'attaccante belga Romelu Lukaku, che vanta una Rolls-Royce Wraith da 320.000 euro e una AMG GT nera opaca da 130.000 euro di partenza. Il garage nero-azzurro più variegato spetta però al centrocampista Victor Moses. Possiede infatti una sportiva Ferrari 458 Italia, una lussuosa Aston Martin, un bisonte tedesco classe G AMG e una sportiva ibrida BMW i8. Particolare in controtendenza è la passione del centrocampista uruguaiano del Milan Diego Laxalt, che agli appariscenti SUV dei suoi colleghi di tutto il mondo preferisce le classiche. Avrà ereditato la passione da suo padre, che è un meccanico nel paese d'origine, infatti sul suo profilo Instagram mostra spesso orgogliosamente la sua BMW 2002 T rossa, ma anche qualcosa di leggermente più recente, se vogliamo anche più iconico, una stupenda M3 E30 sempre in rosso. Degna di nota nella sua collezione anche una moderna Porsche 911 GT3 nera, generazione 991.2. Spostandoci a Torino, di tutto rispetto alla collezione di Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco della Juventus. Tra le varie eleganti Mercedes spicca una SLS AMG, ma anche una Ferrari 488 pista. L'ultima V8 speciale di Maranello è stata scelta da Pjanic in una configurazione veramente fuori dal comune, perché grigia con le strisce centrali nere, è stupenda. Non male anche alcune tra le sportive degli attaccanti del Napoli. Il belga Mertens è stato avvistato sulla ibrida BMW i8, mentre Lorenzo Insigne ha una AMG GT63 S 4 porte grigio opaca, veramente tanto cattiva. Immancabili quelle che sono a nostro parere le migliori collezioni di supercar della Serie A, ma se vogliamo anche di tutto il panorama calcistico internazionale. Qui si gioca un match importante, l'avrete capito, tra Portogallo e Svezia, un match letteralmente a suon di milioni a quattro ruote. Cristiano Ronaldo, attualmente attaccante della Juventus, ha uno dei garage più esclusivi al mondo, dal valore di svariati milioni di euro, con super e ipercar che, diciamocelo, sul mercato di seconda mano varranno molto più del loro sticker price, non solo per ciò che rappresentano, ma se vogliamo anche per il loro proprietario. Partendo in maniera soft ha posseduto SUV familiari pepati come la Mercedes GLE 63 AMG, l'Audi RS6 Avant e la Range Rover SVR, oltre ad una lussuosissima Rolls-Royce Ghost. Il livello si è sensibilmente alzato passando a non una ma due Mercedes S65 AMG Coupé, qui parliamo delle V12 ragazzi, due Lamborghini Aventador e una Porsche 911 Turbo. E se vi sembrano sportive e tutto sommato normali, CR7 inizia la scalata con veri pezzi da collezione, come la Ferrari 599 GTO, la F12 TDF, una Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse con un W16 da 1200 cavalli e 410 km/h di punta, e recentemente in Italia anche di più. Come l'interista Brozovic si è infatti regalato una Rolls-Royce Cullinan, ma tutto ciò a CR7 evidentemente non bastava, perché la sua collezione di ipercar limitatissime si è arricchita con una delle 500 McLaren Senna prodotte al mondo, parliamo di 800 cavalli e 750.000 sterline di partenza, e una nuova Bugatti Chiron 1500 cavalli, mi viene da ridere solo a pensarci, e un prezzo di partenza di 2,4 milioni di euro. Le ipercar però piacciono anche ad un collega e avversario, l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, ma
partiamo dal basso. Sembra urlare Swedish Power avendo posseduto tante Volvo nel corso della sua carriera, ma è quasi subito salito di livello. Audi RS6, Audi S8, Gran Turismo e MC stradale sembrano tutte banali a confronto con le numerose edizioni limitate che Ibra guida e ha guidato. Ferrari 430 Spider, Porsche 911 GT2 RS, Ferrari Enzo e il mese scorso anche la limitatissima Monza SP2, la nuova barchetta di Maranello a 2 posti secchi con un motore V12 da 800 cavalli e meno di 500 esemplari prodotti. Ma anche ben 2/3 del cosiddetto Holy Trio, la trinità delle hypercar moderne. Possiede infatti una Porsche 918 Spider nera e una Ferrari, la Ferrari gialla. Insomma, c'è da dire che Zlatan ha fatto strada da quando tentò di far colpo su Mino Raiola a inizio carriera, arrivando al loro primo incontro in Porsche 911 Turbo. L'aneddoto però racconta che quando capì di non aver impressionato il procuratore, cambiò stile di vita focalizzandosi sulla sostanza, che è il suo talento, più che sull'aspetto esteriore, e quindi iniziò ad andare agli allenamenti con una Fiat Stilo veramente umilissima. Piccolo bonus, qui non si parla di supercar perché Ilicic dell'Atalanta su Instagram è stato visto recentemente in posa in una Fiat Topolino, e qui mi ricollego al nostro ultimo format, quello Matching Numbers, dedicato alla storia delle auto che hanno praticamente creato la leggenda sul panorama mondiale ma anche italiano. Vi invito a vederla cliccando sulla playlist qui in alto nelle schede, e prima di salutarci vi dico che se questo video vi è piaciuto, per favore lasciateci un bel like, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello per ricevere le notifiche su tutti i nostri prossimi upload, seguiteci su Facebook e Instagram e non perdetevi anche l'articolo completo su WeDrive.tv.